Good morning, Professor Ascheri. Thank you so much for speaking with us again today about some rather important topics. In fact, we have so much to cover in very little time, so let's get right to it. Professor Mario Ascheri will tell us all about the Duomo, Santa Maria della Scala, and maybe a little bit about the Museo dell'Opera. Okay, not all, but a little introduction to pique your interest. È un piacere naturalmente rivedersi dopo gli incontri di luglio, che furono di altro tipo perché erano incontri on the road. Qui invece bisogna fare delle premesse tranquille in casa, in una sede molto tranquilla. Perché? Perché è il Palio di agosto. Il Palio di agosto è il Palio dell'Assunta. Il Palio dell'Assunta è il palio che va in cattedrale. Dopo la sua presentazione del 10 luglio viene portato in cattedrale e verrà riportato in cattedrale dalla contrada vincitrice il 16 sera. Quindi la cattedrale è il focus, il centro del Palio di agosto. E la cattedrale è anche un po' il centro della storia di Siena. Intorno alla cattedrale si è sviluppata la vita senese, come dimostra l'esistenza di fronte alla cattedrale del Santa Maria della Scala, e poi accanto c'è il Palazzo del Governo, il cosiddetto Palazzo del Governo, della prefettura, dell'amministrazione provinciale, cioè il palazzo fatto costruire dai Medici a fine XVI secolo, quando ormai la città era non più libera repubblica, ma sottoposta al governo dei Medici, che erano al tempo stesso anche al governo di Firenze. Quindi in quella piazza, che sarà il centro di questi 3 giorni e del Palio stesso, della fine, della conclusione del Palio dell'Assunta per una fortunata contrada, in questi 3 giorni lì troviamo più secoli di storia senese che si affacciano su questa piazza, da cui avrà inizio tra l'altro il corteo storico, appunto dopo essere stato a farsi benedire dall'arcivescovo e a ossequiare il prefetto dentro il cortile del Palazzo del Governatore il giorno del 16, lì comincia il Palio e finisce il Palio. E lì anche c'è questo, ripeto, concentrato di storia senese. Concentrato di storia senese che bisogna un po' introdurre a questa concentrazione. Perché? Perché è tutt'altro che semplice la storia di Siena. Non soltanto perché ha avuto un periodo di repubblica e poi un periodo mediceo, lorenese e così via, e poi è entrato nello Stato italiano unitario, ma è una storia complicata perché per certi secoli i documenti sono naturalmente molto scarsi. Primo motivo. Secondo motivo è che la storia di Siena ha tutta una parte anteriore a quella medievale che noi vediamo dal 1000 in poi, diciamo, noi vediamo dall'11° secolo in poi, ma prima punto interrogativo, cioè noi abbiamo tutta una Siena nascosta sotto la Siena attuale. Quindi abbiamo detto che il cuore della nostra 3 giorni è nella piazza della cattedrale, però quello non è il cuore della Siena più antica, ad esempio. Perché? Perché la Siena più antica era accanto a quella nel cosiddetto Castelvecchio. La parte etrusca di Siena è in Castelvecchio, cioè noi andiamo verso piazza della cattedrale, sulla sinistra c'è il cosiddetto Castelvecchio, quello praticamente che inizia di fronte alla Pinacoteca Nazionale. Ecco, lì avete
il Castelvecchio, che si chiama ancora adesso Castelvecchio, che naturalmente ha avuto molte modifiche nel corso dei secoli e chissà cosa c'è sotto, perché lì evidentemente è un'area che è abitata, costruita, eccetera, per cui non si può capire, non si può sapere. Però ci sono degli indizi precisi, sono state trovate alcune tombe qua e là, e ci sono dei reperti che furono inseriti in una mostra importante fatta questa già di una cinquantina d'anni fa, quando c'era a Etruscologia qui a Siena il professor Cristofani, che purtroppo abbiamo perduto, e questi reperti etruschi fanno sicuramente pensare ad un centro abitato quanto grande e fortificato, difficile dire, perché sembra che non abbia avuto il rilievo di Volterra, il rilievo di Arezzo, il rilievo di Chiusi, che qui è stata una capitale. Ecco, era probabilmente un centro con un nucleo fortificato e poi delle varie fattorie, appunto tutte in queste zone verdi, belle, con l'acqua, eccetera. C'era la possibilità di... Perché? Perché il centro più antico di cui stiamo parlando, questo etrusco, per ora noi non sappiamo c'erano dei pozzi, ecco, ma il sistema dei bottini di cui si parla per Siena antica, che è un sistema bellissimo, che è il sistema che porta l'acqua in Fontebranda e che poi è stato prolungato per portare l'acqua in Piazza del Campo a metà del 300, con grande giubilo arriva l'acqua in Piazza del Campo. Ecco, però quel sistema dei bottini non tocca la parte più antica di Siena. Ecco, sia la parte etrusca, il Castelvecchio, che la parte del Duomo non ha bottini. Questa è la parte più antica a cui i bottini non sono arrivati, perché si trattava di scavare sotto questa, che era una cosa, erano già complicati da fare quelli che arrivano in Piazza del Campo, ma poi fare ancora sotto Castelvecchio il palazzo della cattedrale è chiaro. Quindi l'ospedale, tanto per intendersi, e di cui parleremo, di cui si vedranno in questi giorni appunto le viscere dell'ospedale, aveva un sistema di pozzi per raccogliere l'acqua e una fonte che è la fonte del Mandorlo, che è nel verde esterno al fosso di Sant'Anzano. Da lì c'è una fonte che andrebbe restaurata, credo anche, c'è una fonte che portava appunto anch'essa acqua all'ospedale. All'interno dell'ospedale, che si dirà era una comunità enorme e quindi aveva bisogno ovviamente di molta acqua, anche perché poi i pellegrini e i malati andavano accuratamente accuditi. Ora, già questo fatto, Etruschi, parte romana, la parte romana che amplia la parte etrusca, come ai piedi del Castelvecchio. Ecco lì, questa zona della cattedrale, dell'ospedale, certamente gli scavi archeologici, ce lo dirà meglio la professoressa Causarano, che ha studiato proprio, ha seguito queste vicende i primi scavi e poi gli sviluppi ulteriori. C'era una parte romana, probabilmente con delle terme, hanno trovato dei resti importanti all'interno, appunto scavando ai piedi dell'ospedale. E quindi questa parte romana ci sarà illustrata da lei stessa. Però c'è poi tanto altro di cui diciamo ora alcuni libri che bisogna vedere per introdursi alla storia senese.